Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cecsidal Bruno Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 18 marzo 2022. Cos'ha Cecsidal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cecsidal durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cecsidal? Cecsidal è un farmaco a base del principio attivo ciprofloxacina più fluocinolone acetonide, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antibatterici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Cecsidal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cecsidal 3 mg/ml più 0,25 mg/ml gocce auricolari FLAC. 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH. Concessionario: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: ciprofloxacina più fluocinolone acetonide. Gruppo terapeutico: corticosteroidi più antibatterici. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: trattamento locale di otite esterna acuta diffusa di origine batterica, in assenza di perforazioni della membrana timpanica. Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Applicare 4-6 gocce nel canale auricolare ogni 8 ore. La durata del trattamento dovrà essere di 7-8 giorni. Popolazione pediatrica. Cecsidal non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 7 anni. Modo di somministrazione. Al momento della somministrazione, piegare la testa lateralmente e mantenerla in questa posizione per circa 30 secondi per aiutare il deflusso delle gocce nel canale esterno auricolare. Se il canale auricolare è particolarmente stretto, si può agevolare il deflusso verso il timpano premendo dapprima con un dito il fondo del canale e successivamente tirando il padiglione auricolare verso l'alto così da far uscire l'aria dal canale che verrà sostituita dal liquido. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Per un uso corretto del prodotto, il flacone va riscaldato un pochino tra le mani prima dell'uso. Ciò riduce la sensazione di freddo causata dall'applicazione del farmaco nell'orecchio. Controindicazioni. Cecsidal non deve essere utilizzato nei seguenti casi: ipersensibilità ai principi attivi ciprofloxacina più fluocinolone acetonide o altri quinolonici o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Infezioni virali del canale auricolare esterno, incluso varicella ed herpes simplex. A pazienti inferiori a 7 anni di età. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il medicinale non deve essere ingerito o iniettato. Il trattamento deve essere sospeso in caso compaiano sintomi di orticaria o qualunque altro segno di ipersensibilità locale o sistemica. La sicurezza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La ciprofloxacina per uso auricolare non è stata oggetto di studi specifici di interazione tra farmaci. Tuttavia, è stato evidenziato che la somministrazione sistemica di alcuni quinoloni interferisce con vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cecsidal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cecsidal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono stati eseguiti studi clinici in pazienti gravide, perciò il medicinale deve essere utilizzato in gravidanza solo nei casi di assoluta necessità, e solamente se il beneficio atteso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono evidenze cliniche disponibili che Cecsidal alteri la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Comunque, in considerazione della via di somministrazione e dalle condizioni d'uso, si ritiene improbabile che il medicinale possa avere un effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari.
Effetti indesiderati. Per la classificazione delle frequenze degli effetti indesiderati è stata usata la seguente convenzione. Le reazioni avverse al farmaco sono di seguito elencate, in ordine di frequenza, usando la seguente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi sono dati sul sovradosaggio disponibili. Se il prodotto dovesse essere inghiottito per errore, il trattamento deve includere la lavanda gastrica o svuotamento gastrico mediante vomito o indotto, somministrazione di carbone attivo ed antiacidi a base di magnesio e calcio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Otologici, corticosteroidi ed antinfettivi in associazione codice ATC S02K05. Il fluocinolone è un corticosteroide con proprietà antinfiammatorie ed analgesiche. La ciprofloxacina ha un antibiotico sintetico appartenente al gruppo, proprietà farmacocinetiche, somministrazione otologica, in base ai dati a disposizione sulla somministrazione per via orale, ammettendo un assorbimento completo del farmaco somministrato localmente, si può calcolare un picco ematico di ciprofloxacina allo, dati preclinici di sicurezza. L'autotossicità della ciprofloxacina è stata studiata sugli animali sia per somministrazione topico locale nell'orecchio che per via intraperitoneale. Non sono emersi dati che possano indicare ototossicità della ciprofloxacina in elenco degli eccipienti: metilpareidrossibenzoato, propilpareidrossibenzoato, povidone, glicoli di etilenico monoetiletere, gliceret, 26, composto da glicerina ed ossido di etilene, acido cloridrico e barra sodio idrossido, per regolare il pH, ed acqua purificata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.